Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Motorbike Days. Visto il grande successo che ha ottenuto, proseguiamo la nostra rubrica di consigli dedicati a GoPro in moto. E oggi vediamo un accessorio che è utile per eliminare il fruscio del vento dai vostri video. È un accessorio veramente semplice, pratico e molto economico che vi permetterà di ottenere un risultato piuttosto buono. L'accessorio in questione è quello che viene definito windscreen o windslayer e si tratta semplicemente di una hover in mesh che andrà posizionata sopra la GoPro. L'installazione è molto semplice, basterà smontare la piastrina dalla GoPro e inserire il windslayer esattamente come se fosse una hover. Dopodiché vedrete che ovviamente la lente rimarrà scoperta e anche tutta la parte posteriore rimarrà comunque utilizzabile. Senza nessun problema possiamo riagganciare la piastrina che ci serve per agganciare poi al supporto alla nostra GoPro. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice perché il vento non arriverà più direttamente sui microfoni ma avrà questa schermatura data dalla mesh di questa hover che andrà a filtrare ovviamente il flusso d'aria che non arriverà più direttamente sul microfono ma passerà attraverso la mesh. Se volete un esempio pratico abbiamo fatto alcune prove su una Yamaha MT-09, quindi una naked, GoPro installata sul casco con e senza il windslayer. Questo accessorio, che adesso è montato su GoPro, esiste per qualsiasi tipo di action cam e nel link che ci avete in descrizione riporterà all'articolo sul nostro sito dove trovate anche quello per tutti i vari tipi di GoPro, dalla Hero 7, Hero 8, Hero 9 e per la DJI Osmo Action. Come avete potuto notare, con il windslayer si riesce comunque a sentire il sound del motore, cosa che con la GoPro senza windslayer non avviene perché il fruscio del vento è talmente alto che copre addirittura il rumore della moto. Il risultato è apprezzabile, ovviamente non scompare completamente perché comunque il fruscio un minimo ci sarà sempre, ma migliora notevolmente. Abbiamo fatto varie prove anche con le impostazioni audio della GoPro per ottenere il miglior risultato. Abbiamo provato sia i microfoni su vento sia i microfoni su stereo. Il risultato migliore l'abbiamo ottenuto impostando i microfoni su stereo, in quanto impostandoli su vento il windslayer falsa molto il microfono e il sistema che gestisce il microfono e a volte l'audio schizza in alto e poi di nuovo basso. Grazie a tutti per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione trovate il link all'articolo dedicato a windslayer. Mi raccomando, lasciate un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per supportarci e ricordatevi che l'iscrizione è completamente gratuita. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!